Knight Silksong è sicuramente il gioco indie più aspettato di sempre, oltre ad essere uno dei giochi più attesi di quest'anno. Ed essendo un grande fan del primo capitolo, anch'io, proprio come tutti, ero lì ad attenderlo manco fosse la reincarnazione di Cristo. O di Satana in questo caso. E proprio per questo motivo, una volta uscito il gioco, l'ho divorato, quindi sono qui per raccontarvi del mio platino di Hollow Knight Silksong. Per prima cosa, una volta avviato il gioco, dopo aver visto la cutscene iniziale, inizia l'atto 1, ovvero Lungitela, e dopo aver fatto i primi passi, ho fatto la conoscenza del nuovo attacco verso il basso, con il quale inizialmente non ero andato molto d'accordo. Comunque, una volta sconfitto il boss della zona, incontriamo la fanciulla della cappella NPC che ci darà la missione che ci servirà per arrivare all'atto 2. E dopo aver fatto la conoscenza con un paio di NPC, in una zona dell'antro ho sbloccato il primo strumento del gioco, che sarebbero praticamente gli amuleti del primo capitolo, sbloccando così l'achievement e dotazioni. E tutti questi strumenti ritorneranno nella nostra avventura, dato che per il platino serve prenderli tutti. Ma andiamo con ordine. Una volta superato un paio di zone, sblocco la prima abilità del gioco, abilità che non solo mi darà un achievement, ma che darà la possibilità di affrontare la bestia campana, boss che permetterà poi di sbloccare il viaggio rapido e anche un achievement. Fatto ciò, dobbiamo prendere la prima abilità di movimento, non prima però di incontrare lui. Una volta sbloccata la mappa mi sono messo a fare del sano backtracking, sbloccando così l'achievement esaurimento dopo aver fatto la prima missione secondaria. Comunque, dopo questo backtracking, che, piccolo spoiler, si rivelerà inutile per il nostro platino, ci imbatteremo nella prima vera boss fight del gioco, ovvero Marlette. Una boss fight abbastanza facilotta, ma una volta sconfitta faremo la conoscenza della Safta, che dopo avergli procurato delle spine dei nemici farà sì che il nostro vestito possa planare e non solo. Grazie infatti a questa abilità potremo... Sorry, bro. Comunque, girovagando un po' per la mappa con questa nuova abilità, sblocco ben 3 nuovi achievement, ovvero rivendicazione, che ho fatto sbloccando il primo emblema, cosa che non c'era nel primo Hollow Knight e praticamente serve per cambiare moveset e altre cose del personaggio. Spero di essermi spiegato bene, anche se sicuramente non l'ho fatto. Poi ho preso 4 pezzi di maschera, prendendomi così una maschera di vita in più, e infine ho preso 2 frammenti di spola, che servono ad aumentare la seta massima di Ornette. A questo punto direi in realtà di velocizzarci, essendo ancora al primo atto, e quindi di skippare le cose inutili come un paio di boss, divertenti ma sicuramente non importanti, e un paio di zone. Arrivando così all'ultimo giudice, boss molto interessante perché sulla carta non è troppo complesso, ma ogni volta che muori devi farti una bellissima strada lunga e piena di nemici. Che divertente, eh? Comunque, una volta ucciso, finisce il primo atto e potremo fare accesso alla cittadella, entrando così nel secondo atto del gioco. Arrivati al secondo atto siamo praticamente a metà gioco, ed è proprio in questo atto che il gioco si rivela per ciò che è. Infatti la cittadella è il vero inferno di questo gioco, si possono vedere fin da subito nemici tostarelli e soprattutto fasi platform hardware che però sinceramente io ho amato, se non fosse che se sbagli i salti invece di una maschera spesso te ne levano 2. Però senza perderci in chiacchiere ci sarà subito da affrontare una delle boss fight secondo me più belle del gioco, e sto parlando dei ballerini degli ingranaggi, boss fight abbastanza facile ma davvero divertente e ben realizzata, così ben realizzata che sta già spopolando ovunque per il suo finale commovente. Una volta fatto ciò ci sarà dato il compito di imparare il triplice canto della cittadella, e per fare ciò bisognerà prendere il double jump e il rampino, si può chiamare così? In ogni caso, dopo qualche arena fosse un po' troppo punitive di qua e zone platform goduriose di là, avevo imparato finalmente sto canto, che non solo ci sbloccava un achievement, ma anche un ascensore che una volta usato ci farà trovare di fronte alla boss fight a mio parere più tosta del gioco, o almeno è quello che credevo ai tempi. Però una volta risconfitta Marlette e aver preso il nostro 10° achievement, ci mancherà solo da sconfiggere il boss finale, che in realtà a differenza di Marlette è molto più facile. E infatti è praticamente il boss segreto del primo Hollow Knight, però con la metà della difficoltà. Comunque, una volta sconfitto però ho sbloccato l'achievement del primo finale, completando così il gioco con ben 22 ore, 2 potenziamenti dell'arma, circa 35 attrezzi, 7 frammenti di maschera e 6 frammenti di spola. Quanto vorrei essermi fermato qui. Oh, in quest'atto ci sarà da divertirsi. Dopo aver finito la campagna principale del gioco mi sono messo come sempre a vedere quali achievement mi mancassero, scoprendo che praticamente tutto il backtracking che avevo fatto era stato abbastanza inutile, essendoci l'achievement completamente rapido, ovvero finire il gioco al 100% in meno di 30 ore. E credo sia tipo la prima volta che vedo questo achievement. E infatti i trofei piuttosto di Silksong sono questo e velocista, ovvero finisci il gioco in meno di 5 ore. Una volta scoperti questi trofei decido di farmi un percorso mentale per prendere i vari trofei in una singola run. E infatti per prima cosa ho cercato di fare l'achievement
achievement relativo alla speedrun della campagna, finendola in 3 ore, un tempo più che dignitoso. Comunque, cazzata a parte, qui il tempo scorre e ho circa 27 ore per fare il trofeo completamente rapido, ma prima però di fare questo trofeo mi mancava un finale segreto, ovvero Figlia Deviata. Finale che si fa sconfiggendo il boss finale mentre si è in preda alla maledizione. Torniamo però al trofeo del completismo e per fare ciò non bisogna fare proprio tutto, ma solamente ciò che sto per dirvi. Pronti? Per prima cosa bisogna prendere tutti i frammenti di maschera possibile, ottenere tutti i frammenti di spola, ottenere tutti e 3 i cuori di seta, sbloccare ogni emblema del gioco, ottenere ogni abilità di Ornette, raccogliere ogni pulce del gioco e spostare la gang nei vari posti, bisogna legare Eva sbloccando le medaglie della memoria, bisogna potenziare al massimo gli strumenti e bisogna sbloccare ogni strumento del gioco. E per fare ciò bisogna anche esaudire il desiderio di Nu, che vi farà un regalo. Parlavo dell'achievement, ovviamente. Arrivati a questo punto del gioco, per sbloccare il 100% bisogna entrare nell'atto segreto del gioco, ovvero l'abisso, e per fare ciò bisogna concludere la quest Seta e Anima, che si sblocca facendo la maggior parte delle missioni secondarie. Una volta finita la quest e aver risconfitto il boss finale, non solo sbloccheremo un trofeo, ma, come ho anticipato prima, l'atto 3 del gioco, dove per farla breve i nemici sono più tosti e forti. Inoltre, prima di concludere l'atto 3, bisognerà potenziarsi l'arma al massimo, e per fare ciò bisogna fare dei minigame delle nostre simpatiche pulci. Inoltre ho fatto anche la missione del fungo, che è la parte platform più tosta del gioco. Ciò non servirà per il 100%, ma solo unicamente per sbloccare un trofeo. Ma per sbloccare questo trofeo bisogna vedere il finale del gioco. Andando avanti con la quest principale dell'atto 3, prima della boss fight finale ci sarà una missione molto bella dove ci infileremo nei ricordi di Ornette. Missione che ci sbloccherà l'achievement di rievocazione, mettendoci così in condizione di affrontare il finale del gioco. Prima però della boss fight finale ho fatto 2 achievement, trasporto e connessione, ovvero praticamente aperto ogni viaggio rapido del gioco. Trofei che non servono per il 100%, ma che però servono per il platino e quindi ho dovuto farli. Cazzata a parte però siamo di fronte a Marletta perduta, la boss fight più difficile del gioco. Non ci ho messo tantissimo tempo, però non posso negare che non sia stato abbastanza difficile. Una volta sconfitta otterremo ben 4 achievement, praticamente dal meno godurioso al più godurioso. Il primo è Sorella del Vuoto, ovvero sconfitto Marletta perduta, il secondo è Fine di un'era, ovvero visto il finale del fungo, il terzo è completamento, ovvero ho finito il gioco al 100%, e il quarto è completamento rapido, ovvero finisci il gioco al 100% in meno di 30 ore. Vi giuro, quando ho visto questo achievement ho tirato un bel sospiro di sollievo. Bene, pensate che sia finita qui? Mi mancano ancora 2 achievement, uno che in realtà mi fa ridere perché è probabilmente il trofeo più facile del gioco e l'altro mi fa disperare perché è probabilmente il trofeo più palloso del gioco. Ma la cosa che mi rende più felice è che potrò fare questi 2 achievement con tutta la calma del mondo. Il primo achievement dei 2 che ho preso è stato Cartografa, ovvero ho preso ogni mappa di ogni area del gioco, cosa che io non ho fatto prima dato che non sapevo dell'esistenza di Verdania. E il secondo e ultimo trofeo di Hollow Knight Silksong è stato Vera Cacciatrice, dove ho dovuto uccidere tutti i nemici del gioco un tot di volte, cosa che è più facile a dirsi che a farsi, ve lo assicuro. Infine però ho sbloccato l'ambito trofeo di platino. Sono esausto. Il video può finire qua, ciao. Ragazzi, il video è finito, spero vi sia piaciuto. Ci ho messo un po' di tempo a realizzarlo, ma pensavo che il platino fosse leggermente più facile, ma un po' dovevo aspettarmelo da Hollow Knight Silksong. In ogni caso, se il video vi è piaciuto e vi va di supportarmi, insomma, iscrivetevi, ma soprattutto ragazzi un commentino e un like aiutano davvero un sacco. Inoltre fatemi sapere se vi va, cosa vi è piaciuto e cosa non vi è piaciuto, così che miglioro, insomma, eccetera. Ste cazzate qui. Il prossimo video dovrebbe essere su Silent Hill F, non vi assicuro niente, ma comunque insomma dovrebbe essere su quello, e poi ho anche altri progettini in mente che insomma ne parleremo in un futuro prossimo e non remoto. Cosa sto dicendo non lo so, quindi chiudiamo il video e ci vediamo alla prossima. Ciao, vi voglio bene, anche se non vi conosco.